Accordo ad un passo, la famiglia Zhang pronta a rifinanziare il famoso prestito di Oaktree, ma con un altro fondo, sempre americano, e quindi l'attuale proprietà dell'Inter è decisa a tenersi l'Inter oltre questa famosa scadenza del 20 maggio, come ha annunciato di fatto lo stesso presidente nerazzurro Steven Zhang, sia alla Gazzetta dello Sport che poi a Sky al Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, dove è tornato a farsi vedere anche, diciamo, al grande pubblico. Abbiamo potuto rivederlo anche in TV. Questa è la grande notizia di queste ore, che è emersa ed è stata riportata da più fonti italiane, da alcuni quotidiani che stanno facendo retromarcia anche rispetto ad alcune versioni che hanno pubblicato nei giorni scorsi, ma è stata ripresa anche all'estero da fonti decisamente autorevoli. Stanno emergendo tanti dettagli, per cui cerchiamo di rimettere tutto insieme, facciamo un po' di ordine e poi voglio portarvi alcune mie riflessioni sulle prospettive future, toglierci anche un po' qualche sassolino perché serve, e facciamo un po' di scenari. Ecco, per alcuni un futuro spaventoso, per altri un futuro esaltante. Cerchiamo di capirne di più e ne parliamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Vi invito subito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, è il momento di iscriversi al canale. Clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete tutto l'avvicinamento al grande derby scudetto delle prossime ore, che andremo a commentare tutti insieme sempre qui su Passione Inter. Oggi dovevo parlare di un altro tema perché è una notizia veramente importante per il prossimo futuro dell'Inter, e io direi di dare un po' di contesto innanzitutto, perché di questa vicenda, di questo prestito di Oaktree si parla da tanto tempo e si danno spesso per scontate delle cose che magari giustamente non tutti i tifosi conoscono o ne sanno i dettagli, anche l'importanza quindi di questa materia. La scadenza del 20 maggio 2024, se ne parla da tanto tempo, è stata fissata 3 anni fa, risale quindi a quando l'attuale proprietà dell'Inter ha ottenuto dal fondo californiano Oaktree un prestito da 275 milioni di euro con un tasso di interesse molto importante, dal 12% circa, e interessi che si sono via via accumulati fino alla cifra complessiva di circa 380 milioni di euro, che andrà restituita dalla proprietà dell'Inter a Oaktree appunto entro il prossimo 20 maggio. Altrimenti, semplifichiamo molto, Oaktree potrà escutere il pegno e quindi prendersi il controllo dell'Inter. Ci sono poi delle clausole che abbiamo già commentato, ma il senso del discorso sostanzialmente è questo. Il prestito, lo ribadisco, lo sottolineo, è relativo alla proprietà dell'Inter, quindi non intacca direttamente i conti della società nerazzurra. E in vista di questo 20 maggio ci sono state varie ipotesi ovviamente sugli scenari a cui si andrà incontro. Da un lato la possibilità di una cessione dell'Inter direttamente, quindi la famiglia Zang che vende l'Inter ad un altro, ad un acquirente, e poi va a ripagare questo debito e l'Inter va avanti con una nuova proprietà. Uno scenario che però non è mai stato concreto, nonostante in questi anni se ne sia parlato tantissimo, e non è mai arrivata un'offerta in grado di convincere la proprietà a andare a cedere sostanzialmente. Mentre, secondo la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, la proprietà è stata molto vicina a raggiungere un accordo proprio con Oaktree, con lo stesso fondo che appunto vanta questo credito nei confronti della proprietà nerazzurra, per andare ad estendere il prestito. Solo che Oaktree permetteva di estenderlo di un solo anno e con dei tassi di interesse decisamente alti. Quindi secondo alcuni si parlava addirittura che dovesse essere incluso anche un impegno a vendere l'Inter per ripagare il debito, anche se non è propriamente questa la cosa che ha fatto del tutto la differenza. Però ecco, il fatto di avere poco tempo, un solo anno e dei tassi molto alti, ha reso la trattativa complessa, perché si parla appunto di una trattativa. Infatti nel frattempo la proprietà nerazzurra si è mossa chiaramente anche su altri tavoli per cercare delle condizioni migliori con cui andare avanti, condizioni migliori che evidentemente, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, ha trovato da un nuovo fondo, sempre in California, ma si tratta del fondo PIMCO, PIMCO, che
stando un po' alle indiscrezioni di queste ore, avrebbe garantito un prestito da 400 milioni di euro, quindi con cui la famiglia Zhang potrà ripagare Oaktree dei 380, e sarebbe un nuovo prestito con scadenza 2027, per cui gli Zhang vanno a garantirsi altri 3 anni di tempo, sostanzialmente. Mancano alcuni dettagli in questo momento su questo prestito, dettagli che conosceremo soltanto al momento dell'annuncio ufficiale, che secondo le varie indiscrezioni tra Gazzetta, Sole 24 Ore e Corriere della Sera, che ha fatto un po' di marcia indietro ed è stato ripreso però anche da Bloomberg, testata importante, dovrebbe essere annunciato a giorni. Quindi avremo i dettagli che sicuramente non sono secondari, come il tasso di interesse che per alcuni sarà addirittura inferiore al 12%, in realtà per diversi sarà tra il 12 e il 15, c'è chi ipotizza addirittura un 20%, ma sembra essere stata esclusa questa ipotesi. Comunque stiamo parlando di interessi piuttosto alti, ma non solo, perché ci sono anche delle indiscrezioni secondo le quali nel prestito potrebbe essere contenuta un'opzione che permetterà al fondo PIMCO di andare a rilevare l'Inter ad una cifra già stabilita in partenza, ma potrà farlo solo in un determinato momento o al verificarsi di determinate condizioni economiche. Che cosa significa? Facciamo degli esempi terra terra per capire. Già oggi potrebbe essere fissato al momento delle firme, se verrà ratificato questo finanziamento, manteniamo i condizionali del caso e attendiamo le conferme ufficiali, potrebbe essere stabilita una cifra alla quale il fondo potrà acquistare l'Inter. Magari se verrà, diciamo, esercitata l'opzione temporale, ci sarà la possibilità di comprare l'Inter alla cifra X tra dicembre e luglio del 2026, mettiamo, facciamo un esempio totalmente a caso, per cui il fondo potrà esercitare questa opzione a questa cifra in questo periodo di tempo qua. In alternativa, magari un'ipotesi potrebbe essere, la possibilità di rilevare l'Inter al raggiungimento di una sorta, diciamo di una certa soglia, di ricavi di fatturato da parte dell'Inter, un Inter che si sta mettendo in sesto verso la sostenibilità e aumentando i ricavi strutturali. È un'indiscrezione questa, così come altre, perché sono spuntate anche ipotesi di un PIMCO che potrebbe già avere comunque un maggior controllo sull'Inter rispetto ad Oaktree, potrebbe partecipare anche alla ripartizione dei ricavi, in qualche modo è stato vociferato in questo modo qua. Comunque rimaniamo sugli scenari più, probabili, e quindi si sta parlando di una due diligence in corso per poter valutare i conti e stabilire quindi poi questa eventuale cifra a cui poter poi far scattare l'opzione o in un periodo di tempo o al raggiungimento di, obiettivi economici. Nel frattempo chiaramente l'Inter, se prima di conoscere i dettagli, facciamo delle ipotesi, un'ipotesi comunque è che l'Inter, possa essere eventualmente ceduta dagli Zhang a un altro acquirente se dovesse ritenere l'offerta congrua, cosa che, come dicevo prima, fin qui non è avvenuta e non si è avverata. Oppure lo stesso fondo ad un certo punto potrà esercitare questa opzione se avrà trovato magari un proprio acquirente, se non vorrà rilevare l'Inter in prima persona, diciamo così. Ma ci arriveremo. Queste sono tutte ipotesi. Prima un breve accenno sul fondo PIMCO. Di chi stiamo parlando? A chi stiamo andando incontro, diciamo così. È uno dei maggiori, diciamo, gestori di investimenti al mondo in assoluto. Credo sia, leggevo delle classifiche, attorno al sesto posto al mondo per asset gestiti. Secondo alcuni dati del 2023 ha in gestione qualcosa come circa 1.900 miliardi di dollari. Oaktree, per fare un confronto, ha in gestione circa 189 miliardi in portafoglio, 10 volte meno sostanzialmente. PIMCO è stata fondata nel 1971, ha, diciamo, risposto molto positivamente anche in periodi di grande crisi come nel 2008, dove invece altri hanno chiaramente avuto delle difficoltà. Oggi è un gigante, è stata acquisita dalla tedesca Allianz, ma ha mantenuto una propria autonomia di gestione e di operatività, e opera in vari settori e gestisce operazioni anche di questo tipo. Qualcuno diceva che PIMCO non fa questo tipo di operazioni, invece ne sta facendo sempre di più e sta andando molto in direzione anche di questo tipo di investimenti. Qualcuno ha anche sollevato una domanda, leggevo in queste ore: ma perché Oaktree non rifinanzia, non permette a Zhang di rifinanziare mentre PIMCO sì? È una domanda che secondo me
come dicevo prima, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che siamo di fronte ad una trattativa, sono trattative e, operazioni di investimento e in quanto tali ci sono delle contrattazioni e esiti possibilmente differenti. Se sarà confermata questa opzione di acquisto in favore del fondo PIMCO, potrebbe essere questo un indizio piuttosto chiaro anche dell'accordo e del perché si è arrivati a un accordo e di un qualcosa che oggi potremmo già ipotizzare, ovvero che il rifinanziamento serve a guadagnare tempo che non c'era più, vista la scadenza del 20 maggio, per poi finalizzare in seguito una cessione dell'Inter. La Gazzetta dello Sport su questo tema è molto più cauta, anzi, parla proprio di un futuro ancora con Steven Zhang, parla di un orizzonte ancora di 3 anni con l'attuale proprietà, e dice in un passaggio 3 anni in cui non ci saranno problemi di liquidità e non si prevede un cambio di proprietà. Quindi la Gazzetta, ribadisce che viene comprato tempo, la famiglia Zhang continuerà a tenere il controllo dell'Inter e cercherà di aumentare il valore, continuare a far migliorare i conti e poi tenersi l'Inter più a lungo possibile. Altri quotidiani e altri scenari che possono essere ritenuti plausibili invece fanno pensare ad un comprare tempo per, valorizzare l'Inter e venderla ad una cifra superiore. Sui problemi eventuali di liquidità, una piccola parentesi che poi andremo ad approfondire: dovessero essere confermate queste cifre dell'operazione e i vari dettagli, quindi 400 milioni di euro di prestito, ripagando Oaktree, quindi dei circa 380, nella società che controlla l'Inter dal Lussemburgo, cioè questo, diciamo, queste scatole di non è giusto dire scatole, comunque queste serie di società, la controllante dell'Inter, rimarranno nelle casse della controllante dell'Inter circa 120 milioni di euro e, fin qui i soldi della controllante periodicamente sono confluiti nelle casse dell'Inter e poi convertiti in capitale e questo ha garantito il funzionamento e la possibilità all'Inter di, andare avanti. Quindi, considerando che l'Inter chiuderà questo bilancio in perdita, ma prevede di raggiungere il pareggio, se non addirittura l'attivo, dall'anno prossimo con i nuovi sponsor, la Super Champions e il Mondiale per club, effettivamente non dovrebbero esserci problemi di liquidità, a meno di clamorosi colpi di scena e di grandi scossoni. Qualcun altro ha poi sollevato anche il tema delle famose scadenze del 2027, un orizzonte, ormai, abbastanza vicino, i soliti influencer, definiamoli così, che fanno molto terrorismo, ma anche Ravezzani di Tele Lombardia ha scritto su X, sul vecchio Twitter, che Zhang dovrà ripagare 1 miliardo di dollari di fatto nel 2027, cioè 550 milioni con i vari interessi a PIMCO e 415 milioni circa del bond in scadenza. Qui secondo me c'è già in partenza un po' di confusione, perché lo ribadisco, lo sottolineo e lo ripeterò, il prestito di PIMCO rimane un prestito che riguarda la proprietà dell'Inter, la famiglia Zhang, quindi sono fatti loro, diciamo così, in termini di restituzione e di interessi. Il bond invece sì, quello riguarda l'Inter ed è quello che sta pesando decisamente tanto sui conti dell'Inter, su cui l'Inter sta pagando, degli interessi importanti ogni anno. Ma anche qua, come è, dico, consuetudine fare, si potrà rifinanziare anche quello. D'altronde questo bond che scadrà nel 2027 è un bond che è stato emesso per coprire altri precedenti. Quindi non vedo perché non si possa eventualmente rifare tra 3 anni, soprattutto con una società Inter in netto miglioramento, più vincente, più visibile anche a livello internazionale e con i conti che stanno tornando più in ordine, anche se ovviamente sempre da monitorare. Dall'altro lato, in tanti stanno ritirando fuori anche il discorso dei 342 milioni di euro di perdite che l'Inter ha accumulato e che grazie al decreto mille proroghe ha rimandato e andranno ripianati sempre attorno a quel 2027 che è una data simbolo. C'è chi mette in allarme dicendo quindi che andranno tirati fuori 342 milioni di euro dalla società Inter in qualche modo. In realtà anche qui il patrimonio netto dell'Inter ha delle riserve che potrebbero essere usate e quindi a spanne andranno coperti circa 50 milioni di euro di questi 342 per andare a ricostituire il capitale sociale e tra l'altro potrebbero ulteriormente ridursi nei prossimi anni. Quindi la scadenza del 2027 è sicuramente una scadenza importante e di un certo peso,
ma non così drammatica secondo me come la si vuol far passare. Semmai sarà una scadenza secondo me molto pesante, diciamo da un punto di vista sportivo, tecnico, perché in questo momento nel 2027 scadono di fatto i contratti di tutto il management, la dirigenza dell'Inter e anche Inzaghi a breve firmerà un contratto fino al 2026 con opzione al 2027. Quindi manca tanto tempo, possono succedere ancora tante cose, però ecco, potremmo essere di fronte nel 2027 a una sostanziale nuova era dal punto di vista sportivo. E anche questo, ragionandoci oggi, poi vedremo come evolverà la faccenda, potrebbe essere un ulteriore indizio sul fatto che magari Zhang rifinanzi per cedere nei prossimi dentro i prossimi 3 anni e quindi la proprietà si ritroverebbe con, un progetto sportivo avviato, senza ripartire subito da zero magari, e poi diciamo potrà dare la sua impronta a partire proprio dal 2027. Siamo però anche qui nel campo delle ipotesi. In tutto questo Steven Zhang innanzitutto parla alla Gazzetta dello Sport, prima di tutti gli altri media, quindi questo secondo me è un ulteriore indizio di come la Gazzetta dello Sport comunque abbia un filo diretto col presidente, quindi attenzione anche un po' ovviamente, alle fonti da cui arrivano le notizie. E poi è tornato a farsi vedere, come dicevamo, anche a Sky, che lo ha intervistato, prima del Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, dove Zhang era ospite appunto oggi. Sia alla Gazzetta che a Sky il messaggio che lancia il presidente Zhang è praticamente lo stesso. Anzi, mi sono appuntato più o meno le dichiarazioni che vado a leggervi, eccole. Ogni anno, dice Steven Zhang, da quando sono presidente ci sono voci sul fatto che l'Inter sia in vendita, intende. E nessuna di queste voci è vera. Abbiamo vinto 6 trofei e siamo vicini al settimo e finché sarò presidente saremo competitivi ad alto livello e continueremo a vincere, vincere e vincere. Messaggio molto forte di Zhang che poi, ha un messaggio anche per Inzaghi, di cui ha parlato sempre molto bene, dice: "L'ho già detto, è un dono lavorare con lui, mi trasmette fiducia e calma, non c'è alcun dubbio che continueremo insieme." Anche questa è un'altra conferma molto, molto importante. Andiamo un po' alle conclusioni. Allora, come dicevo anche prima, aspettiamo tutte le ufficialità del caso, anche perché ad esempio il Corriere dello Sport credo sia rimasto l'unico, quotidiano in questo momento che non molla e continua a sostenere che Oaktree si prenderà l'Inter, quindi vediamo. Di sicuro, facendo un po' di conclusioni, una proprietà che deve accumulare dei debiti per comprare tempo non è lo scenario migliore che possiamo augurarci per la nostra Inter. Detto che se mi guardo in giro, tra chi sopravvive solo grazie a dei continui, aumenti di capitale che vengono fatti anche con, diciamo, gli investitori non propriamente felicissimi, o vedo dei passaggi di proprietà poco chiari che permettono a queste società di andare avanti, non vedo molti scenari, così più rosei attorno. Detto questo, i risultati di questa proprietà mi sembrano evidenti e sotto gli occhi di tutti, nonostante le varie difficoltà che ci sono state, e questo è merito ovviamente di chi ha scelto una dirigenza che si è dimostrata all'altezza, degli allenatori, dei calciatori e pure dei tifosi chiaramente che hanno i loro meriti in questi risultati straordinari. Se poi mi volete dire perché siamo arrabbiati perché vengono venduti dei calciatori importanti nel mercato, ribadisco, è soprattutto in Italia uno scenario con cui bisogna fare i conti e soprattutto a me dispiace perché questo è un voler essere tifosi del mercato dell'Inter piuttosto che dell'Inter, perché anche la scorsa estate si son fatti tanti discorsi per tutta l'estate e poi l'Inter ha stravinto questo campionato e credo che adesso si esulterà e si festeggerà tutti insieme, o almeno me lo auguro, non si starà a ripensare al mercato della scorsa estate. Quindi se allarghiamo un po' ulteriormente l'orizzonte, andiamo a guardare, pensiamo tra 10 anni o 20 anni, io credo che questo verrà ricordato come il periodo del ciclo Inter durante tutta la presidenza Zhang, almeno secondo me. Nonostante uno scudetto mancato che ancora brucia, nonostante alcune cose che potevano essere fatte meglio, secondo me questo verrà ricordato come il ciclo Inter. Per cui qualcuno si lamenta e si lamenterà, di un presidente poco presente, ma anche qua, visto che le cose stanno funzionando sul campo e stanno andando bene, non vedo perché si debba invidiare, che ne so, un presidente più presente come De Laurentiis, che poi con la sua presenza qualche danno mi pare lo abbia fatto. Ecco, ora Zhang in tanti l'hanno fatto passare come uno sprovveduto, in tanti fanno passare anche Oaktree come uno sprovveduto, perché per il Corriere dello Sport ancora Oaktree non ha capito bene come andranno le cose, cosa succederà, se si ritroverà l'Inter in mano, eccetera. Nessuno
in questo campo secondo me è uno sprovveduto. Zhang guadagna 3 anni di tempo, come dicevo, in questi 3 anni il valore dell'Inter dovrà essere tenuto in alto e anzi, ci sarà l'interesse ad aumentarlo ulteriormente e questo secondo me deve essere un po' una garanzia, da parte per i tifosi. Questo forse è anche un po' il messaggio sottinteso nelle parole di Marotta dei giorni scorsi quando ha parlato di futuro roseo che abbiamo di fronte. E la dirigenza stessa per fare questo, per contribuire ad aumentare il valore dell'Inter, in questi anni ha percorso sempre la strada dei risultati sportivi, cioè puntiamo a migliorare i conti ottenendo i risultati sportivi che fanno poi da volano anziché andare a fare diciamo piazza pulita dei calciatori, come in tanti hanno detto, ripartiamo dai giovani, low cost, dallo scouting, valorizziamo i giovani, che è una strada, può diventare anche quella una strada più insidiosa sicuramente. Quindi l'Inter ha scelto questa strada, tramite i risultati sportivi continuerà in questa direzione, in più proverà ovviamente a portare avanti questi discorsi per il nuovo stadio, da giugno riprenderanno le discussioni sul tema. Se si dovesse sbloccare qualcosa, chiaramente il valore dell'Inter aumenterebbe ancora, quindi ci sarà grande interesse da parte della proprietà e della dirigenza nell'andare a sbloccare anche il discorso stadio. Ora non ci resta che attendere le varie ufficialità, così avremo anche i maggiori dettagli, capiremo quindi di più quelli che possono essere le prospettive da qui in avanti. Il presidente, così come Marotta, hanno parlato di futuro roseo, di continuare, a vincere e per vincere intanto c'è una seconda stella lì alla portata che darà ulteriore certificazione del lavoro fatto, fino a qui. Darà tra l'altro anche il via a dei rinnovi di contratto, Inzaghi in primis, quindi Barella, e poi Lautaro Martinez e poi ci sarà un mercato, che ancora una volta andrà fatto con i conti da tenere d'occhio ovviamente, ma anche con la possibilità di andare ad aumentare un po' il monte ingaggi e di allungare la rosa dei co-titolari perché, ci sarà la voglia di confermarsi in Italia, ma di fare grande figura in Europa e anche al mondiale per club e questo credo debba essere il messaggio incoraggiante che arriva per i tifosi nerazzurri. Vediamo i prossimi scenari, le prossime conferme, l'ufficialità e tutti i dettagli. Intanto godiamoci anche questo derby e cerchiamo di chiudere questo capitolo scudetto. Vi aspetto nei commenti se volete aggiungere delle riflessioni, se avete altre domande, le analizzeremo nel corso della diretta delle 19:30 e anche nel pre-partita del derby, sempre live qui con noi su Passione Inter, quindi vi aspettiamo. Ne stiamo parlando moltissimo nel club di Passione Inter, quindi nel club abbiamo possibilità di andare anche un po' più a fondo perché c'è più tempo, quindi vi aspettiamo su passioneinter.club se vi va di entrare nella nostra grande community e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione se ci state ascoltando in podcast, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube vi basta cliccare qui.